Buongiorno amici del canale. Ciao. Sembra che partiamo con il video dalla fine. Invece non è così. Non stiamo partendo dalla fine, ma oggi faremo un tutorial che mi richiedete da tantissimi anni, perché da tantissimo tempo trovo sul gruppo I Love Magic Paint, il nostro gruppo Facebook di supporto, domande tipo: ho già colorato con Magic Paint 3 anni fa, 4 anni fa questo mobile, è ancora integro, ancora sano, ma voglio cambiare connotazione, voglio mettere un'altra stanza, il colore non va più bene, ho cambiato le tende, questo colore non c'entra più. Insomma, volete fare un restyling perché vi siete fondamentalmente stufati di quel colore. Va bene, si può, ma oggi vi spieghiamo come fare per ricolorare un qualcosa che avete già colorato tempo fa. Questi sono due comodini in MDF che hanno comprato Ilaria e Marco, due miei amici, da me 6 anni fa. Erano pezzi che io vendevo all'epoca nuovi, hanno anche il cassettone, ma il cassettone piace così, e vogliono cambiarli perché nella nuova camera da letto che hanno si sono spostati di casa, hanno cambiato il letto, cambiato le tende, cambiato due cose e non stanno più bene, mentre nella camera vecchia stavano molto bene. Questo invece è un pezzo che io ho trovato in Francia in un mercatino e l'ho trovato talmente strano, talmente inusuale, sembra quasi un tabernacolo, non so, è un mobile molto particolare, sembra quasi un pezzo da chiesa, che me lo sono preso per pochi spiccioli, veramente, non l'ho pagato caro. È stato colorato a spruzzo, quindi con la pistola a spruzzo, quindi uno smalto steso a spruzzo e probabilmente anche il protettivo, il sigillante, sempre se l'hanno dato, l'hanno passato a spruzzo. Qua intravedo del decapè fatto con una spugnettina abrasiva molto fine e vi devo dire la verità, non è una finitura fatta male perché è pulito, non ha gocce, è molto semplice, quasi industriale sembrerebbe, però di questo colore bianco assolutamente non ha nessun tipo di... non so, non mi piace, non ha carattere. Quindi lui lo faccio per me e lo voglio fare uguale a un restyling che ho fatto qualche anno fa, quando avevo il mio piccolo Michelangelo, piccolo, quando aveva 3 mesi, quindi un restyling di 3 anni fa, con la stessa tecnica, perché li metterò vicini. Mentre loro due sono due comodini che vanno in questa nuova camera e studieremo il restyling, pensate un po', copiando la stoffa di una tenda. Ce n'è da fare oggi. Partiamo. In realtà la padrona di casa mi ha dato carta bianca, appunto Ilaria si fida molto di me, ha messo in casa tutte le mie tonalità di Magic Wall, addirittura ha usato Magic Wall in purezza per il rivestimento della cucina in una casa nuova, quindi è una persona che si fida ciecamente di me e della mia azienda. Quindi ho deciso di prendere un particolare della sua camera, che è la sua tenda, che lei ama molto, che è una tenda affiorata con una base Lucky Forest un po' blueggiante. Io e Emma ci siamo già fatti un test a parte, viene il colore perfetto che io voglio, anche perché io in testa ce l'ho perché dal vivo l'ho vista, e creeremo lo sfondo della tenda su questo comodino. Loro in realtà sono tipi molto moderni e amano delle cose diciamo abbastanza contemporanee ma fluide, lisce, non amano la patina, quindi creeremo qualcosa di raffinato ma semplice ed elegante. Okay. Colore di base creato da me, Emma Michelando, Lucky Forest e Monsieur. Poi in realtà penso che metteremo o sui laterali o sul frontale dei fiori, perché voglio ricreare proprio la fioritura di questa tenda. Voglio che stiano bene con questa tenda, che lei ama tanto. Partiamo quindi adesso miscelando il colore, troviamo la tonalità perfetta. Mi raccomando come prima. Sì. Allora, scodella. Tanti anni ma sono affezionata a questa scodella, bella rovinata. Partiamo dal Monsieur, sei sicura? Sì, sono sicura. Emma ha deciso che, anche se per me era più un Lucky Forest che un Monsieur, si parte col Monsieur. Ma qua bisogna fare buona subito la prima per farne due. Io mi sento che così di Monsieur basta. Ora vai con Lucky. Tutto a caso noi non pesiamo? Non pesiamo. Non pesiamo. Voilà. Iniziamo a capire che tonalità ven fuori. E io che visivamente ce l'ho già in testa, sicuramente ci arrivo. Ancora un goccio. Sicuramente ancora un goccio di verde, di Lucky Forest. Vai ancora, vai ancora. Boh. Sai che forse ci siamo già? Mi passi il mio cellulare così guardo il monitor e sì, capisco, perché dalla stampa potrebbe leggermente cambiare.
Poi il trucco è anche principalmente girare col pennello, perché sai che il pennello gratta bene il fondo e quindi riusciamo a ottenere la tonalità perfetta. Allarghiamo al massimo. Sai che secondo me è già lui? Sì, mi sembra molto simile. È lui. Perfetto. Deve bastarci per 2 comodini, ma secondo me basta e avanza. Un solo problemino. Mi raccomando, quando avete mobili come questo che sono incerati, perché questo è un comodino di MDF, colorato con una vernice, presumo smaltata, ma secondo me poi hanno protetto anche a cera per dare più vellutatezza, anche se è fatto molto bene in realtà e si vede benissimo anche la pennellata molto elegante, è bene fare una cosa: lavare bene con ABA a fondo. Tenete bene a mente questa cosa: se noi oggi avessimo dovuto risolvere un problema che è stato colorare e proteggere a cera una cucina, un tavolo o un qualcosa ad altissima usura, non sarei andata avanti come sto per andare avanti adesso. Quindi i passaggi che sto per fare ora li faccio solo ed esclusivamente perché sono restyling a bassissima usura, quindi sono comodini. Se io mi fossi trovata di fronte a una persona che erroneamente ha colorato una cucina con delle pitture tipo smalti o delle pitture a gesso per poi proteggere a cera, non mi sarei soffermata nel lavare con ABA molto bene come ha fatto adesso Emma. Io mi sarei presa lo sverniciatore e avrei tolto tutta la vernice vecchia per poi andare a ricolorare. Semplicemente perché? Perché gli smalti spesso saltano e sveccano e semplicemente perché la cera, una volta che è cristallizzata, non si leva via carteggiando, ok? Apriamo parentesi, tante persone dicono carteggio così levo via un po' l'unto della cera. Non funziona così, dopo anni non è più unta, è cristallizzata, ma la cera non va via carteggiando e la carteggiatura rende la cera ancora più forte e ancora più lucida. Quindi noi ora andremo a carteggiare, ma non per togliere la cera, solo per togliere via le righe che sono state fatte in questi punti, perché questo comodino ha avuto prima una base di grigio, poi lo scotch con il viola e poi lo scotch per il bianco. Io devo togliere via i solchi di queste righe e quindi vado a carteggiare i punti in cui ci sono le righe prima di colorare col mio colore appena creato, ok? Ma se avessi avuto una cucina non lavavo, se avessi avuto una cucina con queste problematiche con la cera o un mobile alto usura, un tavolo, delle sedie, avrei sverniciato. Quindi carteggiamo. Ho coricato il comodino, ho tolto il pomello dal mio cassettino e sono pronta per togliere via questo solco che non mi piace proprio. Levigatrice, carta 100 e mascherina. Perfetto, il solco non si vede più. Come vedete qua c'è dell'MDF, questo è del semplice legno pressato, una polvere di legno pressata, invece qua c'è un pezzo di legno. Probabilmente la parte retro, la struttura delle gambe retro l'hanno fatta con del legno, invece qua no, è proprio polvere di legno, segatura pressata, ok? Adesso è bello liscio comunque, non vedrò più questi solchi del pennello e sono tranquilla, non si vedranno neanche una volta colorati. Continuiamo su tutto il resto dei solchi del mobile. Qui sicuramente. Questo è il colore definitivo, quasi uguale al mio grembiule. Allora, sarà molto coprente, abbiamo carteggiato quindi solo e esclusivamente per togliere le righe del pennello, perché si sarebbero viste anche una volta che abbiamo colorato. E siccome la decorazione non sarà più a righe, non potevo assolutamente tenerle, ok? Non ho carteggiato per nessun altro motivo. Guardiamo se attacca. Attacca molto bene, il colore è perfetto. E ora mi diverto a fare tutta la base uguale, bella, liscia, definita su tutto il mio bel comodino. Se riuscite a fare una pennellata leggermente incrociata, ricordatevi che andate assolutamente a coprire molto di più, a ottimizzare
anche i costi e i tempi. Ora faccio assolutamente i bordi perché voglio che sia un lavoro ben definito, pulito, liscio. Anche qua. E voilà, passiamo su tutta la superficie. Anche qui, stesso discorso di prima, se riuscite a fare una pennellata incrociata viene ancora meglio su una superficie così lucidina. Ok, ricordate sempre che la pennellata incrociata non può sempre essere data, per esempio a volte ci sono delle superfici molto assorbenti, ecco lì viene leggermente più difficile, ma nel momento in cui si ha una superficie come questa, bella, liscia, lucida, sicuramente una pennellata incrociata come quella che sto dando io adesso aiuta a coprire bene al 100%. Ecco qua, guardate. Sicuramente ci vorrà una seconda mano per avere un colore bello, pieno e definito, però già ora mi piace tantissimo. Ho coperto bene. Faccio entrambi i comodini e vi faccio vedere come è venuta la prima mano in asciugatura. Iniziamo con la seconda mano, perché ovviamente si vede ancora la riga sotto. Ricordate sempre, quando stendete il colore su superfici lisce come questa, ma soprattutto dove si vede ancora sotto, è veramente fondamentale fare la pennellata incrociata come sto facendo adesso io, ok? Quindi mi raccomando, come vedete, prima in un senso, poi nell'altro senso. Questo vi aiuterà tantissimo a coprire al 100%. Vedete? Perché riempite bene 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 tutti i solchi. E voilà. Avete visto come si vedeva prima la riga sottostante e avete visto che con la seconda mano abbiamo totalmente eliminato. Io ovviamente uso sempre il colore puro, soprattutto su superfici così lucide. Oggi è fondamentale perché, come vi ripeto, anche se ho sgrassato, questi erano dei comodini che sono stati protetti all'epoca con la cera. Quindi mi raccomando, sempre colore puro. Stiamo per ultimare la prima parte del progetto. Sì. 2 mani del nostro nuovo colore che è un tra Lucky Forest e Monsieur un ottagno un po' più caldo forse, vero? sì. Mi piace tanto, però ovviamente il colore non è ancora definitivo. Sapete che i colori diventano definitivi quando sono protetti, quindi o cera o protettivo, ok? Però adesso il colore è ancora da idratare, quindi è ancora un po' spento. Noi usiamo oggi questo bellissimo transfer, si chiama Cerulean Blooms. E lo usiamo perché vogliamo dare un filo conduttore, vi ricordate, con la tenda, per cui abbiamo scelto il colore di base dei nostri comodini, però vogliamo anche mettere dei fiori che riprendono la tenda sì, ma che siano desaturati, quindi con dei colori un pochettino più spenti, in modo che si avvicinino alla tenda, ma che siano anche, diciamo, un bel connubio con tutto il resto dei mobili che ci sono nella stanza. Perché c'è un letto un letto rosa cipria. Sì, molto quindi chiaro. deve essere tutto quanto molto molto abbinato. Questo transfer è un po' grandino, quindi per non sprecarlo faremo così: useremo la parte sottostante del transfer per il cassetto, perché lo facciamo bello pieno, una delle parti superiori lo mettiamo sul laterale del cassetto, non del comodino, di qua. Quindi cassetto, laterale, e poi faremo di nuovo cassetto, laterale, laterale. Comunque lo useremo tutto, però senza sprecarlo, per ottimizzare al massimo. A pezzettini, sì. Ci piace molto il fatto di usare questa parte superiore, che è la parte in cui finisce, sui laterali, perché non so, è un po' come se fluttuasse, vero? Sì. Allora, partiamo con i cassetti, togliamo via questa qua. Via. Andiamo a decidere se centrare lui o centrare quello più piccolino, non un colino, ma magari lo ritagliamo poi per altro. Che dici, centriamo lui? Sì. Ok, ci facciamo leggermente la sagoma. Tutto quello che non viene messo qui noi ovviamente non sprechiamo assolutamente nulla, viene sempre tenuto, magari tiro fuori questo, viene sempre tenuto e si fa altro. Ok. Sì, fin qua. Ok, fai un taglietto qui, così capiamo, a metà. Bene. E qua anche facciamo un taglietto per capire. Vorrei che ci fosse appunto questo fiore fuori.
parte la salviamo, molto bella, e la useremo per altro. Iniziamo a adattare questa parte qui, sicuramente fin qua mi piace, e questo è dentro. Ok, allora anche qua alza pure, tanto non mi serve più vedere. Questo sta dentro? Quasi Sì, tutto. quasi tutto. Ne facciamo così, poi decidiamo dopo. Voilà. Che bello però così col fiore centrale. Io te le terrei via quello, sai? Farei così. Ok. Che dici? Così? Bello. Mi piace molto. Tutto quello che viene fuori però bisogna fare attenzione a non sprecarlo, ok? E tenerlo per qualche altro progettino. Ok, sarebbe perfetto anche se utilizzassimo il cutter per rifilare. Va bene. Con un cutter affilato, quindi mi raccomando spaccate l'ultima lama e prendetelo affilatissimo, io vado a rifilare i bordi. In questo modo non rischio di sprecare alcuni punti. Quindi cerco di fare questo lavoro accurato e vado a tagliare proprio al bordo sagomando il cassetto. Ecco qua, devo girare un po' perché ha una forma molto bella e si gira qui. Voilà, anche di qua. Sapete che noi dobbiamo sempre limitare al massimo gli sprechi. Voilà! E me lo metti? Così Sì. vediamo come sta? Bellissimo! E la cosa più bella secondo me è che sono diversi, stupendi, veramente spettacolari. Stiamo iniziando a far aderire il transfer sui laterali. Emma ha deciso, molto saggiamente, di mettere questo nastro carta perché vogliamo fare una cosa più moderna e quindi delimitare il fiore al laterale, sì, ma in un modo rettangolare. In questo modo resta molto più simile al frontalino, però Sì. al frontalino del cassetto che comunque è delimitato al quadrato o rettangolo, comunque incorniciato al cassetto. Ci sarà un bel filo conduttore in questo modo. Ovviamente noi cerchiamo di fare di tutto per ottimizzare il più possibile i transfer e quindi non li facciamo aderire anche allo scotch. In questo modo queste foglioline possono essere salvate e messe dove serve, anche sul laterale. E voilà, qua è perfettamente attaccato e queste foglioline qua le possiamo utilizzare per altri spunti. Qua io vado leggermente a catterare al bordo del mio scotch carta, così sono sicura che il transfer non venga via, ma avrò in questo modo una finitura perfettissima. E qui la foglia appunto ha preso la parte rettangolare. Sarà bello perché è moderno, esattamente come abbiamo fatto sulla parte frontale del cassetto, quindi sì il fiore ma gestito in questa cornice. Ora continuiamo sui laterali. È arrivata l'ora del protettivo. Metto il protettivo oggi, non la cera, anche se sono comodini che vanno in camera da letto, quindi la cera sarebbe più che sufficiente, perché voglio dare un effetto un pochettino più moderno. E il satinato è perfetto per questa cosa. Un trucchettino. Quando lavorate sui colori scuri, tipo il nero, il marrone scuro, il vintage, quindi, oppure un colore come questo, un ottagno caldo, fate una cosa, visto che è stato maneggiato il mobile, ci abbiamo messo sopra comunque le mani perché nel frattempo dovevamo attaccare il transfer, prendete un panettino in microfibra e passatelo. In questo modo sarete sicuri di togliere via eventuali polveri o comunque depositi, pelucchi, senza ovviamente asportare il colore. Perché vi dico di fare questa cosa? Perché è molto importante, soprattutto perché le persone pensano che o si carteggia per rendere la superficie liscia e per togliere le impurità, oppure non c'è alternativa. Invece passare il panno in microfibra umido è una buona alternativa, nel senso che si vanno a togliere appunto i residui, ma si va anche a lisciare leggermente la gessosità. Ora si stende il protettivo con pennello Maggie. E perché uso il pennello Maggie e non uso un pennello più tozzo tipo l'Elizabeth, tipo il Demon o il King? Perché è un mobile piccolo e sui mobili piccoli io posso tranquillamente utilizzare un pennello che non ha il serbatoio, vedete?
è un pennello che non ha il serbatoio, non è come il King che ha tanto serbatoio, ma mi tengo vicino una spugnettina, la spugnettina con cui si può stendere anche il protettivo. Non lo stendo a spugna, lo stendo a pennello perché voglio la pennellata, anche se molto molto leggera. Questa spugnettina è fondamentale quando si stende il protettivo su supporti che hanno gambette, molti angoli. È fondamentale. Questa mi aiuta a non fare le gocce, colature o altro. Quindi io vado bella serena, tranquilla, spalmo il mio bel protettivo sulla superficie, vedete, senza farmi troppe problematiche sul fatto che si vede o non si vede la pennellata, la stesura, no? Vedo così, bello liscio, ok? Ora, ovviamente, rendo il tutto perfetto con una carezza, vedete come uso il Maggie? Questo pennello lo uso proprio delicatamente, quasi una coccola. E poi quando è ora di andare a controllare i bordi, passo la spugnetta. Controllo le colature e non ho nessun tipo di pennellata, ma la spugnetta in più va ad assorbire eventuali accumuli. Quindi sarà molto più facile non fare gocce. Vedete come vado bella precisa io? E voilà. Il pennello non è geloso della spugnetta, non vi preoccupate, quindi tenetevela sempre questa spugnetta se amate le cose perfette, lisce, se amate le finiture perfette. Ricordate sempre una regola però, quando si stende il protettivo sopra il transfer, non si stendono mai due mani. Se aveste voluto proteggere questo comodino con 2 mani di protezione, avreste dovuto stendere prima il protettivo, poi il transfer e poi una seconda mano di protettivo. Perché? Perché se voi mi date 2 mani di protettivo sul transfer, la prima protegge, la seconda mano di protettivo va di nuovo a inumidire la prima, solleva il transfer perché la colla è molto labile, quindi la stacca e quindi si spellicola, ok? Quindi sì alla protezione sul transfer, ma una passata. Se io voglio invece intensificare la protezione in questo caso, mi basta semplicemente dare una seconda mano sul piano, che poi è la parte più utilizzata, quella su cui la sera si mette il telefonino, le chiavi, insomma, le cose di utilità. Quindi proteggiamo il resto del mobile solo con una mano, mentre sul piano 2. Anche qui, vedete, io vado molto serena, tranquilla, veloce, non vado a preoccuparmi di fare o non fare gocce. Vado intorno al mio pomellino, così non lo rovino. Però una cosa importante che voi dovete capire è che se vi tenete sempre vicino la mia spugnettina bianca, che ha una sofficezza pazzesca, non fa segni, è molto più facile proteggere e non avere segni. Guardate. Quando poi si tratta di andare ai bordi, io prendo la mia spugnettina, vado a passarla sul bordo, tolgo eventuali gocce e voilà. Il mio lavoro è bello preciso, ok? Quindi, se siete amanti del restyling perfetto, della protezione con protettivo liscia, perfetta, servono i giusti pennelli, servono delle accortezze, ma prendete la spugnettina perché vi aiuta a non fare gocce. Siamo giunti a metà video, perché il primo restyling, quindi ricoloriamo dei comodini già colorati, è stato fatto. Come vedete sono ancora leggermente umidini, si vede in certi punti che sono più lucidi, in altri più satinati, perché sta ancora asciugando, li metto da parte e mi regalo tutta la giornata al restyling di questo bel pezzo. Speriamo che venga perfettamente uguale a quel pezzo che adesso vi metterò qua il link, così potete andarvi a rivedere quel video in cui ero molto piccolina, giovane, carino. Solo 2 anni, ma ne è cambiata, ne sono cambiate di cose. Però speriamo di riuscire, anche se utilizziamo tecniche diverse, quindi procedure diverse, ad ottenere lo stesso risultato che ho ottenuto in quel restyling. Partiamo con questo bel mobile? Sì. Allora, avendo già una base chiara, noi la sfruttiamo, non andiamo a fare un'altra base chiara, ma partiamo direttamente con metà del lavoro fatto dell'altro tutorial, con delle aggiunte. Sono passati 2 anni e mezzo, mica possiamo riproporvi lo stesso identico procedimento. Quindi, ora prendiamo il nostro mobile, lo coricchiamo, lavoriamo in orizzontale perché useremo delle polveri, stenderemo il craquelé dappertutto, in modo molto più spinto, e poi utilizzeremo sale e Magic Star per creare una matericità. Quindi puliamo il tavolo e corichiamo il mobile. Emma è uscita fuori un attimino con il cassetto perché scorreva poco, quindi è andata fuori a carteggiare leggermente le guide. Si vede che nel tempo ha preso un po' di umidità e si è un pochettino gonfiato. Quindi io ne approfitto per partire con il nostro progetto. Craquelé. Non mi basterà questo fondino, ne ho un barattolino con ancora un dito dentro, quindi finisco questo e poi passo un barattolo nuovo. Lo uso abbondante perché io voglio una base materica, diciamo, molto craclata oggi. Picchietto
e lo stendo un po' dappertutto in modo abbastanza omogeneo, ma non mi fermo a questo, no, perché adesso rifaccio questo riquadro, vi faccio capire come stenderlo e vi faccio vedere come lo rendo ancora più materico. Su questo rettangolo ho già messo il craquelé, la base craquelé. Ora in questo bicchiere ho un po' di sale. Vado a stendere in questo modo. Così il craquelé, asciugandosi, tira il sale. Ok? Non è il liquido del craquelé, è un gel. E quindi asciugando lo tira a sé. Metto però anche un po' di polvere Magic Star. Questa polvere aiuta ancora di più nel passaggio successivo del vintage rosa a avere una base materica. Sfruttiamo sempre il gel craquelé che asciugando fa suo nella superficie questo passaggio di polveri. Ora Emma mi aiuti? Sì. Con un pennello ovale, un 50-60 quello che vuoi tu, mi aiuti a continuare a stendere il gel craquelé su tutta la superficie. Se volete aiutarvi potete anche stendere un pelino il gel sulla superficie, diciamo un po' abbondante, in questo modo, e poi passare subito dopo dietro in questo modo picchiettando. Vi consiglio fortemente di picchiettare perché il gel craquelé assume una forma diversa, la crepa del gel in realtà assume una forma diversa a seconda di come viene steso, picchiettato il craquelé. Quindi una crepa che viene fuori da un craquelé picchiettato è una crepa molto realistica, non è la classica crepa grossa, artefatta. Quindi vi consiglio di continuare a picchiettare come sto facendo io. Ecco qua, mi raccomando, non dovete aspettare che asciughi. Stendiamo un piccolo pezzo e proseguiamo come ho fatto vedere. Sale e polvere. Per fare gli altri lati vi basterà proseguire come abbiamo fatto fino adesso. Quindi gireremo il mobile sul lato sinistro e sul lato destro e continueremo così, spargendo sale e polvere. È arrivato il momento di stendere il colore. Sì. Vintage rose, perché all'epoca questo mobile era vintage rose e quindi, no, all'epoca, l'altro video era vintage rose e ora bisogna rifinirlo esattamente come l'altro. Metterò un cucchiaino di polvere materica, giusto per darle una leggera matericità, ma poca perché è già molto materico il mobile, e usiamo il pennello a punta. Perché usiamo il pennello a punta? Perché bisogna andare bene in profondità nei fregini. È la nostra peculiarità oggi, quindi non si ripassa troppe volte. Perché? Perché altrimenti ci portiamo via il craquelé e invece noi vogliamo avere una bella superficie vellutata stendendo una sola mano di vintage rose e coprendo perfettamente, perché il craquelé deve fare il suo lavoro. Invece spostando, schiacciando, ripassando lo togliamo il craquelé e non viene più. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui se l'avete provato a volte non vi è venuto. Meno precisione. Nel momento in cui passando il pennello andate ad inumidire la base, capite che inumidite anche il craquelé che ha asciugato molto bene. Quell'inumidire potrebbe far sì che portiamo via il gel, quindi bisogna fare attenzione, piuttosto se ne lascia un po' di più, vedete, e non si ripassa. Io qua ora non ripasso più dove sono andata, lascio stare. È molto bello il fatto di aver messo il sale perché crea una ruvidezza differente, molto particolare, mi piace tantissimo. Ci aiuterà moltissimo ad avere una patina tra poco di un certo tipo, di un certo livello, bello. Il vintage rosa è sempre bellissimo. Bello, bello, bello.
È asciugato perfettamente, mi ha lasciato tutto il weekend. Sì. Però ci voleva, perché comunque lo spessore sopra il mobile era veramente elevato. Ma solo con una buona asciugatura si vede un buon craquelé. Ecco, il craquelé continua a lavorare anche nel momento in cui voi mettete la mano e sentite l'asciutto. E ora da vicino vedrete quanto sono profonde le crepe grazie alla matericità che si è creata. Bellissimo. Ora noi passiamo cera jasmine su tutta la superficie per proteggerlo e dopodiché iniziamo con la patina. Inizia per me uno dei momenti più divertenti, perché far uscire fuori tutte queste piccole crepe, le modanature e la matericità data dal sale, dalla polvere materica è veramente un divertimento. Uso oggi, per prima, la Noir Foncé. Ricordate che queste cere liquide asciugano leggermente più in fretta, quindi primo consiglio, non si toglie, non si asporta l'eccesso di cera trasparente, quindi la jasmine che abbiamo appena messo la si lascia lì, la si mette un po' abbondante, la si massaggia subito con il pennello e si asporta solo quello che si vuole, però occhio, teniamo sempre vicino anche la cera jasmine, sempre perché fa un po' da cancellino. Questi passaggi non vanno fatti quando fa troppo caldo, quindi se siamo a luglio alle 14 ci mettiamo in un posto riparato e fresco. Prendo un pennello a punta per andare bene negli anfratti, l'ho girata molto bene, quindi occhio che dovete miscerarla al massimo, al 100%, panno in cotone liscio e iniziamo con una delle parti più divertenti, questa che metterà in rilievo tutte le crepette, fantastico. Vi consiglio quindi di fare dei test per capire cosa vi piace, quanto vi piace la sporcatura, ok? E togliamo l'eccesso subito praticamente. Se vedete che avete sporcato troppo, bello, guardate come vengono fuori le crepe, qualcosa di eccezionale. Un craquelé così bello è la perfezione. Ora, c'è la jasmine, se volete alleggerire, veloce. Solo una passata veloce e via. Vedete? In questo modo andate a togliere leggermente, create ancora di più questa matericità. Per lavorare bene su questo tipo di patina bisogna essere organizzati, avere subito vicino la cera liquida e la cera solida, un panettino liscio senza peletto, non microfibra, e due pennelli che vi servono per andare a lavorare. Io preferisco quello a punta per l'anticatura, per la cera colorata, così vado in profondità, e uno normale perché non voglio andare troppo in profondità, non voglio togliere quello che c'è dentro gli anfratti, ma solo quello che c'è in superficie, per alleggerire, quindi un pennello piatto. Vi consiglio di lavorare su piccoli pezzi alla volta, così capite anche voi come omogeneizzare il tutto, ma soprattutto capite cosa vi piace. L'ultimo consiglio, questi lavori è meglio non farli di sera, fateli di giorno con la luce naturale che entra in casa, è molto meglio perché vi renderete veramente conto della patina com'è. Per far venire la patina perfetta, il primo trucco è calcare, perché vedo tantissime persone che fanno delle belle patine ma sono sempre superficiali, perché non spingono col pennello, non vanno in profondità. Vedete come insisto io? Ecco, questo è uno dei primi trucchi. Se la patina rimane esterna non è profonda e quindi non va a anticare al 100% dove dovrebbe. Lo sporco non sta in superficie, lo sporco va in profondità. Sporco, che poi è brutto chiamarlo sporco, questa è patina, quindi differente il tipo di concetto, però avete capito bene quello che intendo. Mi raccomando, se il craquelé, come vi spiegavo prima, non asciuga bene in profondità, non vengono fuori tutte le crepe, quindi la pittura, visto che è molto spessa, visto che c'è il sale, c'è tanta polvere materica, è una patina un po' spessina, è una base un po' spessina, dovete farla seccare bene. Piuttosto vi concedete un weekend, quindi finite di farlo venerdì e ci rilavorate di nuovo lunedì, il contrario di quello che fate sempre. Non andate, mi raccomando, ad accelerare, perché altrimenti vedreste una cosa a metà. Io qui che ho molte modanature devo fare attenzione ad andare più in profondità, soprattutto qui dove c'è il mio cestino di fiori. Vedete, cerco di essere un po' veloce perché devo andare in profondità, fare il lavoro fatto bene, ma non devo far asciugare la mia cera. Calcare bene dove c'è più matericità e non si vede. Ecco.
Ora voglio alleggerire ovviamente perché sono andata bene in profondità, ma devo alleggerire, quindi di nuovo cera trasparente. E ora vado piano piano a lavorarmi la superficie, a togliere dove voglio togliere. Se in alcuni punti viene via qualche granellino di sale che sbuccia, come qui, come qui, come qui, è ancora più bello. Perché sono questi momenti in cui la patina fa il suo lavoro perfetto, vedete? Non sto prendendo la spugnettina abrasiva, non sto calcando in profondità, non mi serve. Mi serve far vedere la patina bella, il craquelé bello. È tutto molto regale in questo momento, perché se è stato fatto bene il lavoro, viene fuori in un modo molto delicato. Ricordate sempre che se lo volete poi più anticato, più scrostato, siete sempre in tempo. Si può sempre prendere o l'attrezzino del piacere, o uno scalpellino, o anche la spugna abrasiva se vi piace, per la carità. Però oggi noi stiamo lavorando su una patina il più possibile veritiera e quindi vogliamo che esca fuori il tutto in modo molto molto naturale e veritiero. Vado semplicemente a lavorare un pochettino ancora qua dove ho i fregi più piccoli, perché voglio che siano molto delicati. Quando mi viene via un po' lo sbucciatura così è bellissimo, io quindi ne approfitto e tolgo. E voilà. I punti che amo di più sono sempre quelli col craquelé, i punti più anticati, ma qui dove c'è la moda natura, vabbè, è bellissimo secondo me. E poi è molto fresco, non ci sono quei classici tritoni, non ci sono animali mitologici. Mi piace molto quando ci sono semplicemente le grottesche fatte con i fiori. Mi piace tantissimo. Continuo e guardatelo ancora bene da vicino, perché qua dove ci sono tutte le crepe è un bel passaggio. Continuo su tutta la struttura e in alcuni punti sicuramente farò uscire anche un po' della base sottostante chiara, però ci lavoriamo pian pianino. Alleggerendo la cera viene già fuori il primo strato di patina e in alcuni punti, come vedete, si scrosta leggermente il sale e lascia queste pagliuzze sulla superficie. Bello. Siamo poi noi a decidere quanto alleggerire, come sempre. Se volete, continuando a scrostare con il panno, oppure prendendo di nuovo la cera trasparente. Adesso proviamo con la cera. Questo laterale è molto molto materico. Mi raccomando, state sempre leggeri in superficie, altrimenti rischiate di togliere quello che avete appena messo in profondità. Bellissimo. In alcuni punti, ora che la patina è ancora molto morbida e non è ancora finita, avremo ancora dei passaggi successivi, vado a scrostare con il raschietto, alias attrezzo del piacere. In effetti questo rumore non piace quasi a nessuno, però per chi lo fa è bello perché la scrostatura è molto molto bella, è molto naturale.
Io non vado ovviamente in profondità, vado solo dove ci sono i bordi esterni e faccio questo. Lo faccio perché è un attrezzino che scrosta solo in alcuni punti e quindi crea questa patina un po' usurata, ma neanche troppo. Poi ha diverse inclinazioni, come vedete, in alcuni punti toglie di più, altri meno, e si riesce ad ottenere questo effetto che tra l'anticatura della cera, il craquelé e la matericità è molto gradevole, molto molto gradevole. Guardate, vado anche un pochettino qua dove ho la parte esterna, e ovviamente il bello di questa patina di oggi è che viene fuori a pezzi, proprio perché il sale scrosta. Se avessimo fatto una patina classica senza mettere il sale non sarebbe venuto fuori così. Questo passaggio mi piace tantissimo anche perché mette in rilievo un po' del colore di base e quindi alleggerisce anche il colore. Deve essere una cosa molto delicata, fatta piano piano, a sentimento sì, però rispettando i canoni. Quando fate questo lavoro di patina, mi raccomando, allontanatevi sempre e guardatelo anche da lontano, perché quando ci fossilizziamo su un punto e non guardiamo da lontano, non capiamo veramente a che punto siamo arrivati con l'anticatura. Quindi un trucchettino è sempre staccarsi e guardarlo anche da lontano. Su questo piano la matericità è estrema, bellissimo. Bisogna ricordarsi anche qua però di non sottovalutare il fatto che il colore sia pieno e quindi un leggero décapé usurante aiuterà tantissimo. Anche di qua. E sulla parte superiore voglio farlo poco, perché mi piace proprio com'è. Peccato che questa parte qua è molto in alto e si vedrà poco, perché è bellissimo. Bello. Questo passaggio, a mio parere, è l'ennesimo che dovete fare a vostro piacere, nel senso che non è obbligatorio, ma secondo me fa molto la differenza. Con la cera Noir Clair, che è una cera sempre anticante come la Noir Foncé, però con una tendenza leggermente più rossiccia e leggermente più chiara, io vado a creare dei punti che scalderanno molto il mobile e che creeranno un'ossidazione quasi da ruggine. Adesso guardate, prendo un pennellino del set a punta, uno dei più grandi, lo scarico bene perché devo metterne sempre poco per volta e vado a calibrare. Ecco, vedete che tipo di ruggine rossiccia ne viene fuori? Vado anche in alcuni punti a schiacciare perché gli angoli li voglio comunque pieni di questa ossidazione. Poi col mio panettino vado leggermente a togliere dove non mi piace che ci sia in modo troppo evidente e forte, e poi posso anche tamponare, magari picchiettando. Ecco, questa leggera tonalità, vedete quanto fa cambiare il contesto, quanto scalda, quanto antichizza. È un connubio molto molto bello da fare. Deve però essere calibrato, non mettere questa cera ovunque perché altrimenti tanto vale, è solamente uno sfioro, un tocco. Bello da mettere anche negli angoli, tipo qua. Si asporta anche qua sempre l'eccesso perché, vedete, noi vogliamo sempre che ci sia la nostra patina delicata e materica. Guardate però che differenza da questo angolo, che ha la patina anticante con la cera Noir Clair, a questo che non ce l'ha ancora. Cambia completamente. Quindi guardate.
andate a lavorare anche qua in profondità per dare tridimensionalità anche alle forme. E come prima, se ce n'è troppo, togliamo leggermente l'eccesso. È molto bello questo effetto, anche perché non va assolutamente a togliere il craquelé, anzi lo evidenzia e antichizza veramente in un modo molto realistico. Ora io continuo anche sul resto della cornice perché vado in interno. Questa sfumatura rossiccia poi sul vintage rose sta particolarmente bene. Lo farò anche leggermente intorno ad alcuni riccioli e questo mi porta proprio a far risaltare le modanature. Anche questo restyling è finito. Prima di ambientarveli però mi piace di farvi vedere così tutti insieme. Ricapitolando il tutorial di oggi, non serviva a farvi vedere quanto siamo bravi a fare due comodini o un mobile in patina, serviva a farvi capire come ci si comporta su mobili già precedentemente colorati. Cosa vuol dire? Quelli erano due comodini che erano stati verniciati con smalto, cementite, non so bene, erano comunque acquistati, abbiamo dovuto carteggiare per togliere le righe, ricordate? Senza mettere fondi, dopo aver lavato bene con Ava abbiamo comunque colorato con Magic Pura. Lì abbiamo messo una finitura a protettivo. Qua tutto un altro paio di maniche, anche qui era un mobile già verniciato, non so se con smalto o se con altro, fatto sta che non l'avevo fatto io, l'ho già acquistato così, era già bianco, già chiaro ed è una riproduzione. Abbiamo creato una patina utilizzando delle basi materiche fatte con la polvere Magic Star e del sale per ottenere questa matericità molto, diciamo, oltre che vintage, con craquelé, che si presta perfettamente a una patina. Quindi due mobili completamente differenti, uno molto liscio, pulito, puro, che avrà magari un lavaggio differente visto che è il protettivo, lui un classico mobile che si deve tenere, diciamo, un pochettino più con i guanti perché è molto materico, protetto a cera. Cosa vuol dire? Che si spolvera, non si va a lavare. Quindi in entrambi i casi due basi che erano già colorate, già protette, ma ricolorate. Quindi fate ammenda, gli unici casi in cui si va a sverniciare un mobile che deve essere ricolorato è quando si è fatto per esempio un errore di passaggio. Che ne so, vi hanno detto che andava bene proteggere la cucina con una cera e voi l'avete fatta, avete colorato con un colore e poi dopo avete protetto a cera una cucina. Ecco, no, in quel caso mai, non va bene, si deve sverniciare. Oppure un tavolo, è saltata la vernice, è scrostato. Se ci sono motivazioni serie per sverniciare è sempre perché la base non è più intatta oppure sono stati fatti degli errori come la protezione utilizzata, che in questo caso è sempre la cera. Abbiamo avuto anche l'occasione per farvi vedere come ricreare una patina, vi ricordate c'è questo video che voi dovete andare a cercare, ma sicuramente è linkato qui sotto, in modo che voi vediate come abbiamo riutilizzato la stessa o quasi quell'aggiuntina del sale tecnica di qualche anno fa per ottenere un risultato molto simile e noi glieli facciamo vedere vicini, vero? Sì, certo. E poi abbiamo fatto un classico restyling, per vedere che comunque con Magic Paint si ottengono sempre risultati molto moderni, anche quando c'è già una base colorata, anche quando c'è già uno stile, potete cambiare completamente tutto. Chissà se riusciamo a farli vedere i comodini nel loro ambiente naturale. Vediamo se Marco e Ilaria ci invitano per la restituzione. Ora vi saluto perché andiamo ad ambientare il mobile grande rosa e poi spero di farvi vedere anche i mobilettini ambientati. Anche questo restyling è finito, anzi mezzo restyling, perché l'altra metà tra un po' la sistemiamo. Ho messo questo mobile qui in casa mia per ora, vicino al vecchio mobile vintage rose, un mobile che ho fatto più di 2 anni e mezzo fa. In realtà lui è più particolare per il semplice fatto che è più materico, lui era leggermente più liscio perché non c'era l'aggiunta del sale all'epoca, abbiamo semplicemente messo la Magic Star. Io spero che vogliate vedere anche il vecchio tutorial, tanto lo troverete qui sotto dove c'è la capitolazione, perché è bello anche vedere l'evoluzione e poi potrete scegliere se vi piace di più questa tecnica più anticata, più materica o la vecchia tecnica leggermente più leggera. A me piace tanto, soprattutto perché su tutta la superficie vedo del craquelé sempre differente, sempre materico, ma molto naturale. Sembra veramente fatto così questo mobile, sembra originale. A tra poco perché vi farò vedere come sono i due comodini nella camera che li ospiterà e mi direte se sono belli. Sono arrivata a Torino, a casa di Marco e Ilaria, e ho messo i comodini a posto. Ilaria non li ho ancora visti. Marco li ha visti, ma si sa, spesso gli uomini purtroppo guardano meno il dettaglio. Io invece volevo farvi vedere la chiusura di questo video, di questo tutorial, nella stanza, perché sapete che abbiamo dovuto studiare la tonalità del comodino apposta
perché sposasse anche la tenda e non era facile a distanza. Doveva star bene con il rosa vellutato della testata del letto e con la tenda che ha una tonalità di stagno molto particolare. Abbiamo quindi cercato di riprodurre la stessa tonalità, ovviamente sarà leggermente differente perché questa è una tenda ed è appesa e quindi è la luce solare che fa filtrare, e invece lui è un legno bello pieno, ma i colori dei fiori sposano perfettamente la testata, le tonalità della stanza e i colori della tenda. Io mi ritengo soddisfatta e prima l'ho addirittura messa davanti alla tenda e si è persa, il comodino non si vedeva più. Siamo state brave anche a distanza. Mi raccomando, se fate dei restyling di questo tipo dove dovete riprendere dei colori, cercate di essere il più possibile precisi con diverse fotografie e anche con una stampa, perché solo in questo modo si riesce a capire se la tonalità è stata azzeccata. Questo è un video grosso e difficile, ma sono felice di avervelo fatto perché vi abbiamo fatto vedere come ci si comporta quando si deve ricolorare un mobile già colorato in passato e soprattutto come si ottengono da questo restyling finiture più moderne e contemporanee per una casa più moderna e contemporanea o un qualcosa di molto più classico, addirittura fatto in patina, come quello che avete visto prima in casa mia. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi al canale, è sempre importantissima questa cosa, basta mettere la mail e fare iscriviti al canale. Al prossimo restyling, ciao ciao!